non viene SD, quello che voglio è un buttino di bomba atomica. Mi moglie m'ha lasciato, brutta troia, sono incazzato, steso sul letto, mi faccio non c'entro, mi alzo, mi sparo e a metallo, arriva un amico mio e fa un casino. Pazzo pazzo cowboy, pazzo pazzo cowboy. Dio atomica, bomba atomica, bomba atomica, bomba. Ciao ragazzi. Ciao. Vado giù in piazza, me faccio una tazza, incontro una troia, madonna che voglia. Ciro, La porto del portone, ne faccio uno spero, Sabrina non mi fa, ne fa un fumo. mamma, sto studiando. La gente fa schifo. No, la gente è peggio! La scuola ti va male, male. Tu non all'ospedale, male. Tu madre a cappella, bella. Ancora tu sorella, rella. La vita tolga se, te dici vuoi morire, non devi far così. Via sanno gli altri, via bevermi. Giacca, pantaloni, occhiali. Ok. Qua c'è tutta la tua roba. Vestiti che tra 18 minuti rivedrai la luce. Contento? Ah, ci scuserai se non ti restituiamo anche la pistola, ma quella non dovrebbe più servirti, vero? Tu padre in ossessione, la figa non ilusione, e te vuoi drogare, te vuoi anche bucare, non gliela fai più, stai male un casino, non devi far così, piensano gli altri, via bevermi. Vorrei quasi farla finita. Probabilmente la scelta più giusta. Sai, la vita è come una fogna, senza nemmeno il coccodrillo gigante. E con questo nuovo omicidio il serial killer ha raggiunto la sua 32esima vittima. Passiamo ora ad una notizia decisamente più frivola. Lo faccio ora grazie del consiglio.
Brava, hai fatto la scelta giusta. In bocca al lupo, crepa. Brava bambina. Ciao ragazzi. Ciao. Spaghetti, 4 grappe secche, accetto. Borghetti. Vieni al tavolo. Dai, dimmi le parole che mi piacciono tanto. Verdicchio dei Castelli Vigliesi, Bianchello del Metauro, Verdicchio di Matelica, Lacrima di Morro d'Alba, Bianco dei Colli Maceratesi, Falerio dei Colli Oscolani, Rosso Conero, Rosso Piceno Superiore. Camillo. È un tipo tosto. Camillo è uno della vecchia scuola, dei tempi mitici di Tequila e Moretti. Siamo rimasti noi due, solo noi due. E beve? Camillo, la prossima volta che spari a un poliziotto, prendi meglio la mira. Dopo la rapina, Tequila l'abbiamo perso e Moretti al nord, in quella clinica del cazzo. Spiriti di merda. Cont'è poi che si erano portati via da quella banca? Camillo e Tequila, un colpo in testa ciascuno. Moretti nel culo. Quello di Camillo era un colpo difettoso. Già. Dai, rallenta che siamo quasi arrivati. Scommetti che si sta playstationando. Ma come cazzo guida quell'idiota? A momenti... Dai, suona, che sennò quella non scende più. Cazzo, siamo già in ritardo. Ezio, basta, è inutile. Io ho 16 anni e tu 23, insomma. Oh dai, tanto sei come le altre, perché dovete fare sempre tante storie? Non faccio storie, che con te non ci sarà mai storia. Ok, ho capito. Sei una di quelle che per dire sì dice no 10 volte. Ok, va bene. Risparmiamo tempo, facciamo tutte di seguito. No, sì. Ma se non ha più nessuno, dove va ora? Ha solo una specie di zio del cazzo, ma non lo invidio per niente. Non vedo l'ora di conoscerlo, il tuo amichetto. Come minimo sarà una storia del cazzo come al solito. No, Camillo è un fratello. È dei nostri. Uno degno, insomma. Sì, come taglia a merda. Se taglia a merda si chiama taglia a merda. Ci sarà un perché, no? Berna, che palle, mo lo vedi, poi...
Cincin, ma quella non è tua sorella. Quello chi cazzo è? Sarà un amico? No, quello è un morto. Fermati. Lascia stare, dai. Ferma questa cazzo di macchina! Cazzo, senti meglio, perché ne vai? Se ci vediamo stasera. Ciao, morto! Ciro, tutto a posto. Ok, perfetto, andiamo? E tu chi cazzo sei? Cincin, è tardi. Berna! E lo sai, io ho una famiglia di merda, no? Dei cazzo di ricconi del cazzo che fanno una vita del cazzo. Io tento di crescere una sorella come si deve, cercando di farlo diventare un essere sincero, puro. C'è sempre qualche figlio di puttana che deve venirmi a rompere i coglioni, cazzo! Dai, Cincin, è andata, no? Pasamos en Italia, arrivamos al Cesar e finite le vecchie al prosciutto salva. Ci fermamo al baretto, c'è Walter che ci aspetta, un borghetto in controllo, la serata è perfetta. Come vestito? Sono i vestiti della rapina. C'era vestito in modo elegante per dare mano nell'occhio. Cazzo sono sti due? Lei è Bernadette, per gli amici Berna. Ciao. E lui è Cincin. Per gli amici, Cincin. Ci siamo di nuovo tutti. Era l'unico modo per uscire di galera. Ho solo quelle zia del cazzo. Lei è il suo cane. E quella vuole più bene al cane. Ma mi sembra sia abbastanza ricca, sbaglio? Infatti. Aspetto solo che schiatti così mi becco l'eredità. Tanto sono l'unico parente. L'unica persona che le rivolge la parola in tutto il quartiere. Tanto ricca? Allora, ti trovo questo newsgroup, quelli dove la gente parla, insomma, in questo newsgroup vanno tutti quelli che vogliono suicidarsi in cerca di conforto e di qualcuno che li convinca a non farlo. Sì, avevo sentito di qualcosa del genere in TV, in una qualche trasmissione, gente che passa intere giornate a dissuadere aspiranti, suicidi, bla bla bla. Sì, beh, insomma, ho cominciato a dare consigli del cazzo, a parlare della vita e della morte. Penso di aver contribuito al suicidio di una quindicina di persone, credo. Poi ti trovo queste 4 sorelle verginelle sfigate americane. Come si chiamavano? Lesbian? Lisbon? Comunque, erano stressate per colpa dei genitori. E una loro sorella già sarà ammazzata. Allora che potevo fare, poverine? Le ho incoraggiate. Hanno detto che si sarebbero suicidate tutte insieme. Dovrò controllare i giornali domani. Sai perché la gente si suicida? No. C'è sempre e solo un'unica ragione. E così era anche per loro. Una sana e pesante carenza di... Cazzo, sì, sono tranquilli. Sai, dopo la rapina ho incontrato sti due. Hanno superato la sfida dell'alcol. Camillo. Un tiro? Berna è una pluribocciata, asocialissima, odiata da tutta la facoltà. Poi ha scoperto i computer ed i videogiochi.
ed è peggiorata. Cincin è figlio di 2 ricconi del cazzo. Sai i padroni della Metalliner Set? Loro. È tranquillo. Basta che non gli tocchi la sorella. Quindi sto Cincin ha i soldi. Un cazzo. Dopo 2 o 3 cazzate che abbiamo fatto insieme, i suoi non hanno più sganciato una lira. Berna le spediscono qualche soldo, che non le basta neanche per bere. E a me mi conosci. Cazzo. In un paese civile l'alcol dovrebbe passarlo gratis lo Stato. Millo, facciamo un brindisi? A tequila e Moretti. A tequila e Moretti. Borghetti, brinda con noi. Io non brindo a quei 2 sbandati. Ciao Borghetti. Cincin. Mi hanno detto che scopa bene tua sorella, è vero? Camillo, non farlo. Ah, eccolo. Senti, bello, questo non è un albergo. Dovevi essere a casa oggi pomeriggio. Se pensi di iniziare così, puoi tornartene in galera, subito. Senti, zia. Se sei fuori, è grazie a me che ti tengo qui. Da domani non aspettarti di battere la fiacca. Ti trovi un lavoro. E poi, mattina e sera, porti a fare la passeggiata al Rex. Fucile, granata. Ricarica, pistola. Va bene, va bene. Magari avrò fatto una cazzata, d'accordo, ma almeno so di avere una sorella immediata in tutto il quartiere, no? Ma Ciro, tu hai tutto. Una famiglia benestante. Io sono qui, ti voglio bene. Secondo me, vedo che frequenti ti stanno rovinando. Senti Maria, ti pare facile essere figlio di 2 genitori così? Essere visto da tutti come uno stronzo solo perché prendo soldi da loro? Io sono stufo. Io voglio soldi, soldi miei. E a tal proposito... Promettimi che la smetti di uscire con quei fancazzisti. Tu meriti di più. Tu lo hai un futuro. Promesso. No signora, non me ne frega niente se lei finisce di lavorare dopo. Io alle 7:30 chiudo. 14,75. Senta, ho dimenticato i soldi a casa, se può segnarmelo io li ripago un'altra volta magari. No, finché non mi dai i soldi non ti do un cazzo. Io non sono qui per fare beneficenza. Zia! Sei solo? Sì, i miei come al solito. Ma che cazzo ci fai qua? Sono le 4:20. Tua zia non... Vedi.
cazzo ci fa tua zia nel portabagagli? Cazzo. Non ci credo. Hai ammazzato tua zia. Cristo, sei uscito ieri. Vabbè che ne rompicazzi, ma... Merda. Questa stronza beveva, cazzo, più di noi. Caduta dalle scale. Doveva portarsi una botta atomica. Io sono uscito ieri. Se la polizia mi becca non ci sono cazzi. Rientro in galera, non esco più. Sta fottuta troia. Questa è una copia del testamento. Dove l'hai trovata? Sto stronzo ha lasciato tutta l'eredità alla santa casa del cane abbandonato. Questo è il ricordino che mi sono beccato l'ultima volta che ho avuto a che fare con gli sbirri. Io in galera non ci torno. Un cadavere. Testamento del cazzo. Daranno la colpa a me. Che cazzo facciamo? 4 teste ragionano meglio di 2. Che cazzo? Stiamo viaggiando con un cadavere in macchina! Oh Cristo, non è possibile. Gigi, non andare. È l'ultima volta. Zia morta, uguale galera. Testamento del cazzo uguale 0 di nero. Ah, tanto per dire. Dopo le ultime 2 bottiglie di lacrima io sono a quota 0. Idem. Io un paio d'euro ce l'avrei, ma devo comprarmi un platinum. Ok, scherzavo. Io sono a 0. Cin cin. Tua sorella avrà guadagnato stanotte. Ok, perdono. Ragazzi, che cazzo facciamo? L'unica cosa da fare è andare dalla polizia e raccontare tutto. Se poi è vero che lui è innocente. Cazzo se sono innocente, io dormivo. Ah sì, permettimi di avere dei dubbi. Senti stronzo, tu questa è l'unica cosa che non c'entra un cazzo. Se non ci vai tu ci vado io. Io ho una famiglia, cazzo. Io non ci vado in galera per colpa tua. Cazzo, bastardo. Oh! Facciamo così. Prendiamoci una pausa per pensare. Fino a domani, ok? Poi domani a mente lucida decideremo cosa fare. Ok? Ok? Bracchetto. Bracchetto? Ma che schifo. È un vino da donna. Che significa che è un vino da donna? Come il fragolino, il sangue di Giuda e il bracchetto. Sono quei vinazzi dolci che sanno di Big Bubble. Però è buono. Buono. La lacrima di morro è buono. Ah, non è un granché. Non è un granché. Stai zitta. Sentitela, la francesina. Non sono francese. Ah no? Bernadette, che cazzo di nome è? Che c'entra? Allora il cognome è Bathory. Bernadette Bathory, padre ungherese e madre francese. Appunto. Sono nata e cresciuta in Italia. Senti bene cosa sto per dirti. Ascolta e ricordatelo in futuro. Se non hai nelle vene nemmeno una goccia di sangue italiano, non potrai mai avere nelle vene nemmeno una goccia di vino italiano. Lacrima di morro d'alba? Lacrima per tutti e 4. 8 bottiglie. Lacrima. L'unica cosa da fare. L'unica cosa che ci permetta di non andare in galera per colpa sua. Polizia, eh? Ok, Luca, come vecchi te. Quando c'è lo stronzo! Cazzo Camillo, siamo per strada, passa gente! Ciao. Avrei qualcosa da raccontarvi. Non riuscivo a dormire e... Ah! Mi caccio in internet. Solito giro dei siti loschi e mi è venuta l'idea. Berna, quale idea? Quale idea? Ho messo un'inserzione. Luca, che cazzo ha fatto questa? Beh, ho pensato, abbiamo un cadavere da nascondere, 0 soldi. Sarà stata la sambuca shakerata. Ha postato in un mercatino una proposta di vendita.
Cazzo Luca, vuoi farmi credere che questa demente ha tentato di vendere il cadavere di mia zia? Già. Fortuna che ero una tipa a posto. Sfida dell'alcol, superata. Fanculo. Perla, ma che cazzo hai fatto? Cioè, è uno scherzo, no? Sono già in galera. Sai leggere, ciccio? Nomi, numeri. Che cazzo sono? Sono le prime 8 persone che in sole 3 ore hanno dimostrato un forte interesse per il cadavere della vecchia. Questi 8 vogliono mia zia. Ma sei ubriaca? Sì. Comprare il cadavere. Possiamo o non siamo giovani imprenditori? C'ho una cattiva reputazione, perché la gente lo sa che noi bevemo tanto tanto. Chissà che cazzo dirà. Ma questa non è una fabbrica di auto o qualcosa del genere? Perché non siamo andati prima dal tipo in campagna? Più privacy. Era più facile che fosse una trappola degli sbirri. Qui invece una fabbrica. Ok, andiamo? No ragazzi, io non me la sento. Questa è l'ultima bottiglia di lacrima. Adesso siamo a secco. Vorremmo parlare col capo. Insomma, abbiamo un appuntamento. Sì, sono Giuseppe. Ci sono dei ragazzi? No. Non mi sembrano sbirri. Ce l'avete con voi? Sì, in auto. Bene, prendete l'auto. Entrate dall'ingresso posteriore. Benvenuti al Justice Paradise! La calma è la virtù dei forti! La fretta è la virtù dei Che schifo! È tutta rotta! È la vostra prima volta, vero? Ma come cazzo l'avete ammazzata? Ma no, non l'abbiamo ammazzata! C'è un trucco. Sì. Ecco tutte le scale e... Sì, ok, va bene, voglio darvi fiducia. Lo compro. In nero. Però la prossima volta portatevelo tutto intero, perché così non ci faccio un cazzo. No, fermo. Scusi, non ci sarà la prossima volta perché vedi, questo è un caso. Dicono tutti così. Senza i morti! Sono meglio di Jeffrey Dahmer! Finalmente mi compro una cassa di morte secca e la versione a tiratura limitata di Metal Gear Solid! Strano, a me quel custode non è piaciuto per me. Non so perché. Siamo ricchi e senza fare nessun lavoro sporco. Più o meno. Non so perché, ma tutti i lavori che mi piacciono e che mi vengono bene sono illegali. Queste doppiante stanne a Borghetti! Lacrima di morro! Riproviamo col vinazzo, vediamo se mi convinci. Non chiamarlo vinazzo. 7 bottiglie. Anzi, facciamo 8 così non devi tornare di nuovo entro 10 minuti, Ehi Luca, ma è leggenda o verità quella voce che dice che stasera fare una partita di calcetto con i tuoi vecchi compagni delle elementari, Io? Calcetto? Avevo sentito dire. Beh, un tempo giocavi. Ho smesso 5 anni fa, quando ho incominciato a fumare. Ho dovuto scegliere. Fumando non avevo più il fiato. O lo sport o il fumo. E io ho scelto il fumo. E poi io ho smesso a 20 anni, Guarda Camillo, l'ho smesso a 4-5 anni, quando ero piccolo. Giocavo a nascondino e per fumare non avevo più il fiato per correre. Era un'attività inconciliabile col fumo, E lui ha smesso lì.
Ma avete letto cosa c'è scritto sul pacchetto? Ogni anno il fumo provoca più vittime negli incidenti stradali. Basta fumare piano. Il cane, come impazzito, ha aggredito numerose persone per la strada. Successivamente ha assaltato un negozio di liquori, aggredendone l'anziano proprietario. L'animale è stato poi abbattuto dai tiratori scelti della polizia. È stato constatato che il cane aveva un tasso alcolico superiore a... Luca, ci sei? No, come al solito. Senti, sono Babbo, torno uno di questi giorni, mi hanno affidato un incarico lì. Vabbè, poi ti richiamo. Ciao. Finito. Come finito? Tutti quei soldi, finiti. Ma che dici? Oh, senti, non sono la vostra contabile. Se non vi fidate tenete i conti da soli. No, mi fido. È che... Beh, sono durati 5 giorni. Cristo, siamo di nuovo a secco. Uno un'altra zia da ammazzare. No, non lo faccio, non esiste, ma cazzo, ti manca proprio la galera allora, eh? Ragione, rischio zero. Sono già morti, come mia zia. Andiamo lì, prendiamo un morto fresco e lo portiamo alla fabbrica. Punto fatto. E avremo tanti di quei soldi? No. Scavo io! Senti, è inutile che continuate, tanto non mi convincete. Bastardi, e devo pure scavare io. Camillo, ma l'esperienza non ti insegna nulla. Eppure sei già stato in prigione. Ma io non ho una lira. Non ho mai avuto nulla nella vita. Mio padre rubava i motorini, mica è il creatore dell'universo. Io ti voglio perdonare. Perché non cambi vita e ti applichi per fare il bene? Che ti manca? I soldi. Senti, tu che sei pratico di moltiplicazioni, I soldi non fanno la felicità. insegnami almeno la magia per trasformare l'acqua in vino. Camillo, continuando così farai una brutta fine. Mi sembra che vada abbastanza bene. Cin, che cazzo hai bevuto? Senti che odore. Vino. Porto! Brutto stronzo. Questo delle scorte personali a casa. Non le offre mica agli amici la gran testa di cazzo. Non è proprio fresco fresco. Ma che cazzo state facendo? No, non è come pensa. Non è come penso. E che cosa penso? Io penso che avete tirato fuori un cadavere di un anno fa, ecco cosa penso. E voi che cosa pensate? Fresco, eh? Ops! Non è un 2006! È un 2005 sporco di terra! E allora vediamo che cosa ne pensa la polizia, ma guarda che macello. Non c'è bisogno di chiamare la polizia. Lo rimettiamo a posto e amici come prima. Scava lui! Ma che cazzo dite? Gioventù di merda, ma quello è un morto, eh! Non avete neanche un minimo rispetto per i morti! Siete una generazione proprio priva di valori, eh? Cresciuti nell'agio, pieni di vizi, con tutto sempre a disposizione! Certo che se eravate nati in tempo di guerra, tutte ste cazzate non le facevate! Giovani del cazzo! Siete mai stati in galera? No, eh? Beh, spero per voi che vi piacciono le esperienze nuove.
patatine. Ecco, gli ha staccato mezza testa. E adesso? Wow, se continui così potresti diventare il mio idolo. Cristo, ancora! Voi siete pazzi. Va bene, mo gliela riattacco. Però non rompiamo sempre il cazzo, oh. Che cazzo fate? Avete appena ammazzato un uomo, io non ce la faccio più, voglio andare dalla polizia! Beh, li carichiamo tutti e due? Su, pensa che tra 2 ore saremo talmente ubriachi da esserci scordati tutto. Allora facciamo così, il custode alla fabbrica e quello non proprio fresco al signor Rosso. Questo abita in campagna, Rosso non è il nome vero, è un nick che usa in rete. E se fosse una trappola e troviamo il posto pieno di sbirri? Li ammazziamo tutti e li vendiamo al signore della fabbrica. Scherzavo. No, è un caso, non è come pensa lei, non ci sarà una prossima volta. Dai, tiratelo fuori. Ta-da! Voilà! Caduto anche questo dalle scale? Ma me ne porterete mai un intero? Uno, dico, eh? Posso fare una domanda? Vai! Ma cosa ci fate con i cadaveri? Beh, una vera industria automobilistica deve testare le proprie auto con i crash test. Ti assicuro che i manichini non servono a un cazzo. Prima il dovere, poi il piacere. Appena abbiamo consegnato questo, andiamo subito a fare spesa. C'è l'alba. Ma sì, va bene. Tanto a quest'ora non c'è nessuno in giro. Oramai nel campo dello spettacolo mia figlia la conoscono tutti. È partita come modella. L'ho vista un po' di tempo fa. È carina, solo carina. Vedrà, l'hanno presa in televisione da Maria De Filippo. Ferma! Ho vomitato Godzilla. No, ancora! Sembra tranquillo. Proviamo. Ma sì, al peggio ci spacciamo come rappresentanti di lavatrici. Sì? Lei è il signor Rosso? No, non mi chiamo così, che volete? Dovevamo fare una consegna per un certo signor Rosso. Ah, che consegna? Ma se lei non è il signor Rosso, cosa le importa? Beh, forse si sono sbagliati, ma potrei essere io, no? Lei ha internet? Perché me lo chiede? È perché l'acquisto è stato effettuato tramite internet. Di cosa si tratta? Beh, diciamo che si tratta di una merce un po' particolare. Sì, ma potrebbe essere un po' più preciso. Alimentari, carne fresca, speciale, di una bestia rara. Sì, ma di che bestia sta parlando? Io non saprei. Allora, lo vuole o no sto cazzo di cadavere? Ah, beata tecnologia! Oh, una volta era più difficile procurarmi il materiale, eh? Poi ho visto in TV che si parlava di internet. Ma che ci fa con i cadaveri? Sa, giovanotto, io sono figlio di partigiani. Partigiani nel sangue. Partigiani da generazioni, eh? Mio nonno e mio padre hanno combattuto i nazisti.
e mi hanno lasciato questa dura eredità. Ne hanno visti di tutti i colori in quel periodo. I loro difficilissimi. Esiste il cuore da Mogona. Poi, Mussen questa maniera, non so per l'ornalo, ma sono si Berna, oh, Berna. Oh, dimmi. Magname. Sì. Mio padre, quanti ne ha fatti fuori di tedeschi. Una volta ne ha preso uno, gli ha staccato la testa e ci ha giocato a calcio. Con la testa intendo, non col tedesco. Italia-Germania. Ci abbiamo fregati pure quella volta. Era un ottimo tiratore, perché era sempre in allenamento. Ed ora niente. Bisogna sempre tenersi in allenamento. I nazisti e i fascisti sono sempre dietro l'angolo pronti a tornare. Più ne ammazzi e più ne spuntano. Bisogna sempre tenersi pronti. Così mi prendo dei cadaveri porci nazisti, li appendo a testa in giù, nell'orto, nella quercia, giù nell'orto, e faccio il mio tiro al bersaglio. Oh, a proposito, era un nazista quello, no? Oh, sì, è tutto nero. Ma, senta, ho visto una vigna arrivando. Non è che per caso un po' di vino, quello buono, di casa? E certo. Cazzo, quanto guadagnano i contadini? Senti che roba! Andiamo a fare un po' di spese? Shopping! Non c'è ancora la fissa sui serial killer, mi ricordo. Cazzo, sì! Poi giù ad Ancona hanno aperto un negozio pieno di roba figa del genere. C'è addirittura in edizione limitata. Ok, sempre peggio. Ma quello dei serial killer è un'attività in continua espansione. Ci sono sempre nuovi serial killer che ambiscono al ruolo di King of. Mi ricordo quel tipo al liceo, com'è che si chiamava quello che era fisso come te con i serial killer? Ma chi, Cazzini? Lui! Litigavate sempre su chi ne sapeva di più. John Wayne Gacy, grande. Contro... Perché tifava lui? Jeffrey Dahmer. Era proprio un fighetto modaiolo. Non sarà mai l'ultra. Allora, l'altra sera ero al mare di Sciamacco. Che cosa vedo? Una stella cadente, e poi 2 stelle cadenti, e poi 2 stelle, e poi 2 stelle cadenti, e poi 3 stelle, e poi tutto il firmamento, tutto il cielo era coperto. Che cazzo succede? Non erano stelle, madonnine, erano madonnine. E cominciano a parlarmi, si mettono a rivelarmi segreti, bla bla bla, a dirmi cose, poi però hanno cominciato a essere troppe. Solo che poi hanno cominciato a parlare tutte insieme e io non capisco più un cazzo. Sai quando gli sbirri dopo la rapina mi hanno preso in testa? Sì, cazzo. C'era preso male a tutti. Sei stato anche in coma. Un mese. Non so bene cosa sia successo. So solo che ho visto un tunnel pieno di luce. E a metà c'era un uomo con le mani sui fianchi che mi guardava male. E io sapevo che era Gesù. Mi ha fatto 2 o 3 domande, lo ricordo. Poi mi ha cacciato via. Non mi ha lasciato passare. E in quel momento sono uscito dal coma. Beh, meglio così, no? Sì, ma da quella volta, di tanto in tanto, mi riappare. E mi rimprovera. Ti rendi conto? Che prendo? I soldi ci sono. Andiamo al room? Yeah! Cin cin? Ok, faccio in un attimo.
Quant'è? €129,75. Beh, il conticino ne ho prese 4. Ok, cazzato. Oh, mi scusi, ma devo aver lasciato i soldi fuori. Se mi aspetta un secondo li vado a prendere. Affottuto bastardo! Non ci provare! Non provarci! Alza le mani! L'esperienza insegna. La vendetta è un piatto che va servito freddo. Non provare ad abbassare le braccia! La pazienza è la virtù dei forti. Qualche altro luogo comune? Adesso io ti mando in galera, fottutissimo bastardo di un drogato. A me non mi freghi. Ma cosa ho fatto? Quanto cazzo ci mette quell'idiota? Poi il coglione ha lasciato qui il portafoglio. Adesso chiamo la polizia. Drogato. Non ridi più, eh? Luca, ma che cazzo? Abbiamo anche un complice. Alza le mani. Luca, ma... Alza le mani! Luca? Che cazzo hai fatto? Adesso io chiamo la polizia e ti mando in galera. Non c'è bisogno di chiamare la polizia. Basta parlarmi delle cose. No. Solo qualcuno deve spiegarsi. Che cazzo è successo? No, troppo facile, bello, adesso. Dovevate pensarci prima. Senta. Ve la meritate la galera. E io godo a mandarvici. Ma senta, signori. Perché sono buono e tranquillo. E allora voi pensate, tanto questo è uno stronzo, vero? Cancabaia non morde. Ecco qua, un altro luogo comune. Sta zitto, stronzo, sparo! Stai zitto, Luca. Io adesso chiamo la polizia e vi mando in galera. Pensavo fosse la settimana sfortunata, invece non è così. In galera! Galere! 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 E allora vaffanculo. Apri il portellone! No, basta, è tutto finito. Cin cin. Senti, quello è un assassino del cazzo, ci ha preso gusto, vaffanculo, sei pazzo! Dai, Cincin. Sentite, vi do tempo fino a domani. Se non andate voi a costituirvi ci vado io. Avete un giorno di tempo. Dai, Cincin, parliamone. Capisco che ora sei un po'... Anche tu, non ti riconosco più. Senti, fammi scendere. Dai. Fammi scendere! Cincin. È la tua ultima parola? L'ultima. Sa, mia figlia ha vinto come Miss. L'ho saputo ieri. Eh sì, l'anno scorso non ce l'ha fatta. Poi è dimagrita 10 kg e ha vinto. Adesso dovrebbe essere a Roma, ma ha detto che a giorni verrà a trovarmi. Ormai tutto cambierà. Certo, ci saranno un paio di problemi da risolvere, ma ne uscirò pulito. E tornerò qui a stare con te. Allora non sarai più solo tu ad essere fiero di me. Anch'io lo sarò di te. Ma non c'è altra soluzione. No, dobbiamo farlo fuori. Come ai vecchi tempi, ricordi? Ma un amico, come possiamo ammazzarlo? O lui o noi. Tanto lui ha quella famiglia del cazzo alle spalle, in mezzo all'Inerset. Lui ne esce pulito. Noi in galera. Io in galera non ci torno. Ma... Luca, so che mi capisci. Berna, rimani tu. Cosa scegli? In galera non ci sono computer, né PlayStation. Nemmeno il Game Boy. Ok. Ma... ammazzarlo così. Facciamogli passare un'ultima serata carina, no? Sì, si può. Portiamolo al cinema. Sì, ma che film andiamo a vedere? I maschi. Ah, ciao, senti, abbiamo deciso. Avevi ragione. Domani andiamo tutti insieme dagli sbirri. Va bene. E stasera...
Che ha detto? Ok. Che ha detto? Stasera esco con loro, per l'ultima volta. L'ultima. Ok, finito il film, andiamo in un vicolo e lo facciamo fuori. Va bene? Eccolo. Ehi, sono contento che finalmente abbiate fatto la scelta giusta. Ma che cazzo avrà da ridere? Mi avrò leso il cervello. Vuoi popcorn? No, grazie bella. Dai, sicuro? Tanti popcorn. Buoni, buoni. Gname, gname. No, grazie bella. Qualcosina da bere? No. Succhino? Birretta? Gazziosa? No, perché? Sì. Sicuro? Sì. Un vascone di popcorn, dai! Oh, se non li vuole, non li vuole, no? Cazzo, non rompere. Guarda quella! Cazzo, mi sembra una bambina! Sì, ma guarda cosa fa. Non lo vedi chi è quello? Quello che si è tolto la maschera, tutto grosso, con una trentina di centimetri di roba che trapana la bimba. Chi è? Cazzo, ma sei cieco? Guarda, è Giuseppe, il guardiano della fabbrica di auto. Cazzo, lui, è vero. Penso a quella poveretta che schifo. Che veramente bello. Dai, lo sai che non mi interessa? Cosa? Quella era Maria, la sorella di Cincin. Ma non era una santa. Su, Cincin. Forse cosa, Berna? Stasera non possiamo ammazzarlo. Lo vedi come è ridotto? Berna. Me ne vado a casa. Che facciamo adesso? A letto presto stasera? Stasera finalmente si dorme. Ma che cazzo di ore sono? Camillo, hai ammazzato di nuovo tua zia. Mi sembrava quasi di vedere la fine di questa storia. Invece... Beh, più o meno è finita, no? No, caro. Siamo solo all'inizio. Evviva. Oh oh oh, i nostri ragazzi. Avete ammazzato Giuseppe, un mio dipendente.
Non va fatto bene. Allora, lo compri o no? Se ti compri Giuseppe, io ti regalo anche il cadavere di quella troia di mia sorella. Che vuoi di più? D'accordo. D'altronde un cadavere è sempre un cadavere, no? Cincin, tu questa notte quante volte l'hai fatto? Io, caro mio, l'ho fatto ben 4 volte. Io 6, ragazzi. E io 7. Ah! Vi ho fregato tutti! Io addirittura questa notte ho vomitato 8 volte! Allora, ora ci serve un maschio, giovane e in salute, e lo vogliono anche bello. Ma che ci fa? Quello, prendilo, quello va bene! Dai, veloci! Su! Dai, caricalo! Apri il portellone! Dovrebbe essere questa, no? Signorina Kittenmeyer. Rottermeier? No, Berna, no. Kittenmeyer. Signorina Kittenmeyer. La signorina Rottenmeier era quella di Heidi. Ma è in casa? Scusate, non avevo sentito il campanello. Entrate. Dov'è il mio cadaverino, È qui. È carino come avevo chiesto? Sì, bellissimo. Ma che ci fa? Dove lo mettiamo? Vediamo. In bagno, nella vasca, così lo scaldo un po' con l'acqua calda. Ma che ci fa? No, portatelo direttamente in camera. Sono un po' impaziente. Berna, Ma che ci fa? Mettetelo sopra il letto. Sul letto. Ma che ci fa? Vi preparo l'assegno. Ma che ci fa? A proposito, lo prendete qualcosa da bere? Vi fermate un pochino qui con noi, e con noi intendo io e il mio nuovo mortino. Ma no! Grazie mille, dobbiamo andare. Ah, abbiamo fretta, ma la ringraziamo molto. Andiamo, Berna. Sai il lavoro. La prossima volta. Ci conto. Borghetti, 4 bottiglie di lacrima. Borghetti, anch'io 4 bottiglie di lacrima. Pure io. Anche io. Amore mio, non dirmi addio. Ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre mi perderò. Metal de là, metallo regnanti, solo che noi ci bevevo sopra il vino. Andiamo a suonare, andiamo a provare il cimitero della città, perché ormai l'inferno è lì dello stomino salvi. Dai la tua anima al Dio del vento.
Vanne di qua, vanne di là, non sa nemmeno cazzo. Ma piove, piove sul nostro amore. Noi siamo qui, apri il porto, saremo pronto al boccio. Volevo te che stai lì, ai, va bene, Anche questa è fatta. Bravo. E adesso che ci facciamo con tutta questa carne macinata, eh? La portiamo al fast food di Civitanova. Al ristorante di VIP? La fabbrica di cibo per cani. Il negozio di caccia e pesca? L'agriturismo su in montagna. Salumificio di Porto Recanati. All'artista dadaista? Che cazzo fai? Beh, documentazione iconografica. Ma che cazzo dici? Queste sono prove, idiota! Dammi qua! No! Va via! Va via! Ogni serial killer deve avere la propria documentazione iconografica! Fanculo la documentazione iconografica! Fanculo! Piene, dammi già le vote. Me ritrovo da per me col vintel bottiglio, schieno in piazza senza te. Quella bionda non me caga, quella mora non me stocchia. Volvime più una storta e non gliela quanto più. Sono solo nella notte, taniche piene, dammi già le volte. E il piroscio ormai salito, tocco il cielo con un dito. Capisco da Madonna, ma non passa mai sta voglia. Vedo doppio, sento le note, taniche piene, dammi già le vote. Tete, 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 taglio in villaggi dei jeans e ogni sera io una scuffia. Avevo detto che 4 sono troppi. No, non sono troppi. E dove li mettiamo? Genio? Sui coglioni? Nel portabagagli non ci stanno. Ecco, leghiamoli qua sopra. Abbiamo spazio, li leghiamo qua sopra. Forza, datemi una mano. Werner, Luca. Non era necessario prenderne 4. È un fottuto spreco. New economy. Non puoi capire. Io che cosa? Che cazzo parli? Buona impresa. I tuoi genitori di merda non ti hanno insegnato nulla. Ci vuole la merce, anche in sovrabbondanza. Ci vuole la merce e ci vogliono le strade su cui farla circolare. Vedi? Questa è la nostra merce. Questa è la nostra ferrovia su cui facciamo circolare la merce. E questa è la TAV. La nostra TAV. Cos'è questa? La nostra TAV? Camillo, ma vaffanculo, eh. Voi? Non ho capito un cazzo. Sono sprecato per voi. Non avrete mai il senso degli affari. Ecco.
aumentano le vittime dell'assassino seriale marchigiano. Anche la notte scorsa il killer ha colpito. A farne le spese una ragazza di 28 anni, uccisa con un'arma da taglio in pieno centro storico di Macerata. La polizia non riesce a mettere le mani sull'assassino che, stando ai calcoli degli esperti, sta per avvicinarsi al macabro titolo di serial killer più prolifico della storia. Al contempo aumenta anche il preoccupante numero delle persone scomparse. La polizia ormai è quasi certa di poter mettere in relazione il caso delle sparizioni con quello dell'assassino seriale, evento che farebbe aumentare di gran numero la lista delle vittime. Sto cazzo! Ma come si permette sto ladro di merda? Ci vogliono fare gli omicidi! Quelli sono morti nostri! E presto supereremo pure sto cazzo di serial killer! E sarà io il più grande serial killer della storia! Va bene? Sì, va bene, calmati! Quello lì, quello che sta andando verso la riva del mare, sono sicuro che va a pisciare in riva al mare. Visto che vi avevo detto, il piscione, dai, dammi una pistola. Porca, ho finito i proiettili. E adesso che facciamo? Non abbiamo nessun'altra arma in macchina? Che cos'hai in mano? Una bottiglia. Anche una bottiglia può essere un'ottima spada. C'è tutti e noi. Adesso a chi la vendiamo una testa sfusa? E allora noi oggi, signori, vi offriamo non uno, non due, ma ben 3 cadaveri a un'offerta irripetibile. Ne comprate 3 e ne pagate soltanto 2. E in più un omaggio per i primi 2 che chiameranno. Una meravigliosa testa inedita. Signori, è un'offerta che non potete rifiutare soltanto per oggi. Regalate un cadavere, perché un cadavere è per sempre. Adoro questi ragazzi.
Cosa ci fai qua? Non sembri molto felice di vedermi. No, è che non ti aspettavo e... Sì, ti ho lasciato un mucchio di messaggi in segreteria, ascoltala qualche volta, Ho interrotto qualcosa? Hai qualche patatina tra le mani, No, ma come mai a casa? Mi hanno mandato qua per la storia del serial killer, hai sentito, no? I serial killer? Ma che il? Non dar retta alle voci che parlano di più di uno, quello è uno solo, è l'unica cosa sicura. E poi, per le leggi della statistica, è praticamente impossibile la presenza di ben 2 serial killer nello stesso luogo e nello stesso momento, ma figuriamoci. E poi di tale entità, dai. Vedrai, sono 2. Sì, mo vuoi fregarmi pure il lavoro, Aspettatemi! Sto per vomitare! Bovino! Ragazzi, lo riconoscete? Camillo! Ma è lui, Cazzini! Ricordi? Veniva in classe con noi! Il modaiolo! Perché eri modaiolo? Jeffrey Dahmer! Ricordi, Camillo? Appassionato di serial killer! Oh, come va? Tutto bene? Sei ancora un fan? Segui le new entry! Hai visto gli ultimi sviluppi? Oh, c'è un serial killer pure da ste parti! Anzi, forse 2. Oh, Cazzini, ma mi sai dire che cazzo hai da ridere? Non parli e ridi. Niente, fratello, è tutto ok. Oh, Cazzini, ciao! È stato un piacere, Ciao. In prigione ho studiato ed ora sono pronto per diventare un grande imprenditore. Allora, ci sono le merci e devono circolare. Partono da un punto A ad un punto B. Noi in questo siamo facilitati perché agiamo su un territorio senza grossi spostamenti. Non è come gli aranci che devono andarli a prendere, cazzo ne so, in Tibet. Anche se ne hanno già pacchi e farli arrivare qua costa meno. No, noi abbiamo la nostra merce e la portiamo a destinazione. Tipo Pizza Express. Ma un business del genere deve evolversi, altrimenti resteremo sempre a elemosinare le briciole. E io non mi accontento delle briciole. Quindi dobbiamo iniziare ad ottimizzare il lavoro. Se siamo un Pizza Express, perché non iniziamo a costruire le pizzerie di fianco alle case dei clienti? Ma noi non vendiamo pizza, cioè è tipo una parola in codice? Cin cin. Vedo che non perdi mai occasione per dimostrare che non capisci un cazzo. La pizza era un fottuto esempio. Allora mettiamola così. Noi abbiamo i nostri cazzo di fottuti cadaveri di merda, ok? Ma mi segui? Bene. Noi dobbiamo andare a cercare i nostri cazzo di fottuti cadaveri di merda. Troviamo i nostri cazzo di fottuti cadaveri di merda. Prendiamo i nostri cazzo di fottuti cadaveri di merda e li portiamo al cliente. Dal produttore al consumatore. Ci sei ancora, Cin? Bene, allora io mi domando, se ora dobbiamo portare un cadavere alla signorina Kittenmeyer. Un altro? Sì, e stavolta vuole una donna poi. Comunque, dicevo, se noi ora dobbiamo portare un nostro cazzo di fottuto cadavere di merda alla signorina Kittenmeyer, perché dobbiamo andarlo a cercare in una zona X, rischiare che qualcuno ci veda, trasportarlo in macchina per decine di chilometri e spendere litri di benzina? Partiamo, andiamo a 100 metri da casa della signorina Kittenmeyer, ammazziamo qualcuno lì e lo consegniamo caldo caldo.
Lei è pure più contenta. Meno rischi, meno spese di benzina. Nuova imprenditoria, gente. Figata. Visto, scettici? Andiamo, miei prodi. Rotta casa della signorina Kittenmeyer. Woohoo! Nuova imprenditoria! Bravo, bravo. Bene, siamo quasi arrivati. La casa della signorina è laggiù. Ottimo, ci siamo. Ora la prima fica che vedi in giro, mettila sotto. Carichiamo e consegniamo. Dal produttore al consumatore. Bravo, vedi che impari, i tuoi saranno orgogliosi. Nuova imprenditoria. Yeah! Gnocca ore 12. Buonetta, direi. Almeno da dietro. Vai, investi. Ottimo, bravi tutti. Carichiamo o consegniamo? Ma cazzo, no! Che c'è adesso? Si è rovinato il cadavere? Camillo, questa è la signorina Kittenmeyer. Ma cazzo. Possibile? Ma Camillo, pizza, merci, punto .ib, benzina, aranci. Vattene a fanculo, va. Nuova imprenditoria, eh? Arrivederci. Ah, e faccia tanti complimenti a sua figlia. Sei un idiota, non c'è altra spiegazione. Ma come cazzo ti è venuto in mente? Ma cosa? Ma sta maglietta del cazzo! Noi siamo qui, apri il porto, saremo pronto il boccio. Volevo te che stai lì, hai da bere e te. Ma se ti vedono? Questa è una prova, cazzo. Quella è una vittima. Ma chi ci fa caso? La scambiano per una t-shirt metallara. L'hai pure portata a fare in un negozio. E che me la dovevo fare? In casa? Sei un idiota. Io non ho parole. Cazzo, questo è un cazzo di rischio. Ogni serial killer deve giocare con un po' di rischio. Sei un idiota. Se qualcuno la riconosce. Ma chi cazzo vuoi che la riconosca? Ridotta così poi. Sì. È stata l'unica volta che mi sono innamorato. C'eravamo al campeggio, c'era anche Luca e gli altri della vecchia scuola. Beh, sta tipa ci invita a pranzo nel camper dei suoi e alla fine, dopo una mangiata colossale, tira fuori una bottiglia di limoncello. La cosa decisiva era che il limoncello lo aveva fatto lei con le sue mani. Era la prima volta che qualcuno mi offriva alcol fatto con le proprie mani, invece delle bottiglie comprate. Svuotammo la bottiglia in un secondo e lei ne tirò fuori un'altra. In quel momento non capii più nulla, ero totalmente cotto per lei. E è passato il tempo. Poi le vacanze finiscono, ognuno torna a casa e tutto finisce. Se potessi tornare indietro farei tutto in modo diverso. Il tempo non fa prigionieri, fa solo vittime. Che hai detto? No, cioè, che cosa hai appena detto? Cosa? Adesso hai detto una cosa sul tempo. Io non ho detto niente. Ma sì, invece, era una cosa bella, Berna, era una cosa seria. Camillo, ti sbagli, non ho parlato. Ma vaffanculo, teste di cazzo! Bastardi! Bugiardi, pezzi di merda! Le Marche tirano un sospiro di sollievo. Grazie ad una brillante operazione condotta dal comandante Marco Mariani, è stato catturato il serial killer che da mesi terrorizzava la regione. Ad avere subito colpito la polizia è la giovane età dell'assassino, appena 25 anni. Non si conosce il movente dietro la follia omicida del ragazzo, che ha però già confessato tutti i delitti, inclusi quelli relativi alle recenti sparizioni, il che gli fa guadagnare il triste titolo di assassino più prolifico della storia. Non doveva farlo. Quei morti erano i miei! La Banca Centrale Americana che stasera dovrebbe... Lui è nessuno! È stato un ladro di morti! Intanto il... Fanculo!
Ragazzo, vieni a fare i complimenti a tuo padre che ha catturato il serial killer e si è beccato pure una bella promozione. Non hai catturato il serial killer? Ma come no? Non hai visto i telegiornali? Li ho uccisi tutti io. Eh? Quel coglione di Cazzini non è in grado di fare nulla. Ah, lo conoscevi? Sì, comunque li ho ammazzati tutti io. Sono io il serial killer più prolifico e produttivo della storia! Ah Luca, e fatela finita, quello ormai ha già confessato tutto. E tu non sei mai stato capace di fare un cazzo, figuriamoci di ammazzare qualcuno. Quanti esami hai ancora all'università? Ma cosa c'entra? Senti, io esco. Sono stato invitato a cena dal sindaco. Serata di gala. Ci vediamo, serial killer. Un mondo nuovo! Sarebbe il mondo perfetto, governato dal vino. Se lo Stato offrisse il vino alla popolazione, se la gente imparasse a bere, se il popolo iniziasse ad assumere consapevolezza di se stesso e dei propri limiti. Un mondo governato dal vino. Un mondo allegro e pacifico, senza guerre, senza fame, senza cazzi. Tutti belli, felici, un po' allegri. Se tutti fossero un po' alticci, chi avrebbe voglia di incazzarsi, di litigare, di fare guerre? Insomma, il vino che porta la pace fra i popoli. Si profetizza un mondo nuovo. Scusate se interrompo la predica, ma dobbiamo andare. Si è fatto tardino, Va bene, ma sedetevi. Finiamo almeno sto vino, mica possiamo lasciarlo qua. Oh, io devo guidare. Scusa, Ok, andiamo. Bene, che cazzo fai? Mi tocchi il culo? Ciao, Borghetti. Ciao ragazzi, ci si vede. Chi sta? Buongiorno. Guarda, io il serial killer. Voi avete preso un falso. Li ho ammazzati tutti io. Allora? Avete sentito, sbirri di merda? Li ho ammazzati tutti io! Arrestatemi. Sono io il serial killer numero 1. Quello è il lato di morbi! Una volta che ti prendo a calcio in culo fino a casa! Ma sono io l'assassino, fate il vostro cazzo di dovere! Ancora questa storia? La smetti di dire cazzate! Ecco le vostre cazzo di prove. Ora va bene? Ora me lo date il titolo? E questi tre chi sono? Oh cazzo!
andiamo. Bene, cazzo fai? Mi tocchi il culo? Clamorosa svolta nelle indagini sul serial killer marchigiano. Un altro ragazzo, anche lui della stessa età, si è costituito come responsabile dei delitti. È inutile che cambi canale, l'ho già saputo. E allora facciamo come sempre, facciamo la dichiarazione delle ricette ufficiali. Anche Maria? Vorrei farvi vedere. Anche Maria? L'ha ammazzata Luca o l'hai uccisa te? Senti, mamma. Maria lo diceva sempre che uscivi con dei delinquenti. Ma che diventassi un assassino, questo no. Senti, mamma, io non c'entro niente. Non c'entri? Io mi domando perché, perché poi, perché? Non ti mancava niente, avresti avuto un posto sicuro. E invece niente, hai rovinato tutto, hai rovinato. Quel braccio sia un monito per tutti. Ma perché poi tua sorella? Perché tua sorella? Cosa t'aveva fatto? Possono fare come faccio io. Posso provare? Certo, bene. Qui c'è il pomodoro, qui c'è il coltello, metto la punta sul tagliere e lo tiro indietro. Quando hai un coltello così affilato ottieni risultati perfetti sempre e comunque. Tutti possono fare come... Tutti perdiamo almeno una volta che da prendere. Qui c'è il coltello, metto la punta sul tagliere e lo tiro indietro. Qui c'è il coltello. Non combatterò mai più. Ecco la tosta. Con 20 gradi, mentre il valore più basso spetta a Campobasso con 8 gradi. E per quanto riguarda la previsione per la giornata di oggi, ecco che parliamo di temperature... Va bene, mamma, è per me. Sono per me, io vado, Ciro, perché? Perché sì, perché mi fate schifo, tutti quanti. E fate, criticate, non sapete fare altro. Sapete solo criticare. Noi invece qualcosa l'abbiamo fatta. E voi che cosa avete fatto? Niente, un cazzo. Eppure siete sempre nel giusto, siete sempre in quella condizione mentale di dire che voi avete ragione a priori e noi abbiamo torto. E avete anche il coraggio di criticare chi invece qualcosa fa. E andate tutti a fanculo. Ah, mamma? Un avvocato con le palle, mi raccomando.
Giuro che non bevo più. Questa è l'ultima volta, il so. No, non mi imbriago più. Manco col fottuto beverò. Oh, yeah! Come se sta il giorno dopo, quando poi ti risvegli alle 17, c'hai un famò che te mangia il tavoli. Mamma, buttami su un po' di quegli avanzi lì. C'è le tagliatelle dure, come lo spago, E il coniglio era grinzito, ma ademe il fago. Giuro che non bevo più. Questa è l'ultima volta, il so. No, non mi imbriago più. Manco col fottuto beverò. Oh. Ieri col Campari e col Martini, sabato c'è la caipirinha, m'hanno detto che c'è limo e disinfetta. Strigne ma non cumela. Ma come cazzo si fa?